Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën alla scoperta della leggendaria utilitaria francese. Adesso vi do soltanto un'informazione in merito al numero della spedizione e al prezzo pagato. La spedizione era il numero 22, i numeri contenuti sono 5 e vanno dal numero 91 al numero 95. Il prezzo corrisposto è di 59,95 euro. Io non ho fatto nessun abbonamento premium, ho fatto quello base. In realtà sarei dovuto già essere al numero 100, però sono un po' in ritardo, ma nessun problema, ci sono tante altre collezioni che sto facendo, quindi più tardi mi arrivano e ho più tempo per mettere qualche soldino da parte. La collezione è composta da 110 uscite e in scala 1-8 è l'edizione della De Agostini. Intanto saluto tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, perché siete voi la vita del canale. Mi raccomando, sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, anche se il modello è veramente emozionante montarselo da sé, ma non tutti lo vogliono fare o hanno testa di farlo, per cui per questo motivo c'è Michele, quindi potete contattarmi privatamente e ci mettiamo d'accordo per un montaggio. Adesso vi faccio ovviamente vedere il contenuto in maniera sommaria sia del fascicolo interno ovviamente e sia dei pezzi, perché poi andrò a specificare tutto nel dettaglio quando farò il video dedicato al montaggio. Però vi dico una cosa, così come vi avevo anticipato agli inizi della collezione, chi mi segue questo lo sa, vi avevo detto di fare attenzione quando si fanno questi modelli dove ci sono delle chiusure che devono combaciare perfettamente bene, di non aver fretta nel montaggio. Non bisogna mai aver fretta comunque nel montaggio, perché deve essere qualcosa che è di rilassante, non di snervante. Il modellismo è qualcosa è una passione. Io non sono, anche se faccio questi interventi, assolutamente un esperto, ve lo dico molto onestamente, sono un appassionato, quindi non è che vi dovete aspettare chissà che cosa, chissà quanti di voi, ma quanti di voi sono molto più bravi di me. Io il modello lo lascio così com'è. Diverso è quando invece vado a intervenire e a montare scatole di montaggio, quelle in plastica o anche metallo e plastica, dove è tutto da verniciare, ma quella è un'altra cosa. Allora, vi stavo appunto dicendo che quando si vanno a montare le cerniere delle portiere di qualsiasi modello dovete veramente fare attenzione per evitare che poi il modello alla fine sì, esteticamente è carino, ma ha delle pecche, non chiude bene la portiera, rischiate di rovinare la vernice quando va a sbattere perché gratta, diciamo tocca, ecco. Dovete lavorare bene e vi farò vedere poi nel montaggio quello che io sono andato a fare, e se voi riterrete opportuno, qualora ne aveste necessità, perché potreste anche avere la fortuna di non dover intervenire, e allora magari potete prendere qualcosa e basta, tutto qui ragazzi. I video di Michele durano necessariamente di più, magari qualche volta anche un po' troppo,
ma non sono un esperto, lo vedete, non c'è sigla, non ci sono didascalie, dico sempre di iscriversi, sempre. A volte mi dimentico e lo ripeto, convinto di non averlo detto, però è così. E quindi eccolo qua. Scusatemi, indovinate un po', anche questo chi mi segue lo sa, è arrivato il mio Michelangelo. Amore. Ok, dai, tanto ormai siete abituati, lo saltate anche nei commenti, mi fa molto piacere perché il mio fratellino sta... No, non mi snaccare nessun filo, per favore, non è un rottame, falla invecchiare un po' prima. E quindi vi stavo dicendo che vi farò vedere poi nel video dedicato al montaggio i diversi interventi che io ho dovuto fare per la porta posteriore sinistra, mentre invece per la porta posteriore destra mi sono trovato abbastanza bene. Cosa annusi, amore mio? Non è da mangiare, non mi toccare qualche pulsante che mi spegni tutto. Ah, mettiti qua, amore, qua, mettiti qua, siediti, dai, siediti qua. Avete visto? Ascolta tantissimo, è un gatto, è giusto che sia così. Allora, la seconda pagina, come in tutte le collezioni che andrete a fare, è dedicata ai numeri utili e servizi. Tu mi fai distrarre, già i miei video lasciano a desiderare, amore mio. Cosa devo fare? Non voglio chiuderti, amore, stai fermo, chiuderti fuori ovviamente dalla porta. Si arrabbia le zampate. Dai, amore mio, quanto ti amo. Allora, qua abbiamo la parte interna del montante destro più due serie di viti, la NM e la SP. Andiamo subito a vedere il pezzo. Stai fermo, Michelangelo. Ecco, è andato via, ma tanto ritorna. Questo è il piantone, come vi dicevo, destro, quello che poi copre le cerniere. Qui andremo ad attaccare le cinture di sicurezza. E in plastica, ne abbiamo già ricevuto uno, se non ricordo male, nel numero 86, e queste sono le viti che ci serviranno poi per attaccare qui. Ce ne servirà solo una, sapete che una è data in più, per attaccare qui l'avvolgitore delle cinture di sicurezza. Mentre invece queste, che sono le viti N di Napoli e M di Milano, le ho già messe, vi farò vedere poi, sul piantone, così mi sono già creato i filetti. Quindi qua andremo poi a inserire la porta posteriore sinistra, come vi dicevo prima, ed è quella che mi ha fatto lavorare un po', ma sono riuscito a ottenere un ottimo risultato. Eccole qui le viti NM delle quali vi parlavo prima, ve le faccio vedere subito, dai, perché sono già andato a mettermele qui. E la stessa cosa ho fatto di qua, perché queste altre viti le avevamo ricevute nell'uscita numero 86. Bene. Devo dirvi che sono sempre più soddisfatto di questi modelli da edicola, perché se vi ricordate i primi, ma parliamo di tanti anni fa, erano abbastanza spartani, c'era giusto quello che doveva esserci, le ruote, il volante, vabbè, qualcosa in più ovviamente, però non con questi dettagli che ci sono oggi nelle collezioni. La gente si lamenta del prezzo. Io mi lamento, come ho detto già nel video che ho fatto per Batman, dove quella figura alta 91 cm chiede 120 uscite. Io mi lamento di questo. Apro e chiudo una parentesi. Mi lamento del fatto che le aziende stanno sempre più
allungando la durata, non solo come tempistica, che è ovviamente necessaria, ma proprio aumentando il numero delle uscite. Una volta erano 90, adesso poi sono diventate 100, 110, 120 e stiamo veramente esagerando. Io mi auguro veramente che tutti voi appassionati vi lamentiate, come giusto che sia, e oggettivamente ha ragione, quindi, perché non è possibile perché va bene aumentare perché le materie prime sono aumentate, tutto quello che volete, e quello che è, ovviamente anche, bisogna dire la verità, ma se poi mi aumentate, oltre che di un euro, 2 euro a fascicolo, mi aumentate anche 20 uscite, ragazzi, 20 uscite a 13 euro fa 260 euro, quindi sono 260 euro d'aumento, più 1 euro, 2 euro, in questo caso ho calcolato 2 euro, che sono 12,99 da 10,99 che costavano, e quindi cosa facciamo? Fate il calcolo. Abbiamo 260 euro per le 20 uscite in più abbiamo 2 euro per le 98 uscite, perché le prime due costano meno, e fa 192 euro, vedete voi, 192 più 260, fatevi i calcoli e vedete quanto è stato l'aumento, non solo 1 euro. Qui abbiamo la portiera posteriore destra, eccola qui, portiere destra, sì, posteriore destra, giusto, scusate. No, stavo ragionando sul fatto che avevo lavorato sulla sinistra. Eccola qui. Sempre in metallo come le altre, i filetti sono impeccabili, bellissimi, bellissimi veramente. Io sono già andato a mettermi tutte le viti che troveremo poi nelle uscite successive, vedrete, mi sono creato tutti i filetti, sia delle due cerniere, che poi è unica, è un pezzo solo la cerniera, e anche questo che è il rivestimento interno in plastica. Fate molta attenzione quando mettete queste viti, e anche queste, perché vi può capitare che una vite sia lunga anche solo di 1 millimetro. Quando sentite che diventa veramente dura, attenzione, perché altrimenti vi esce fuori la gobba qua, vi alza il metallo dietro. Fate attenzione, controllatevi i modelli, perché non è raro che questo accade, ve l'avevo detto. Ecco perché vi dico iscrivetevi al canale di Michele, perché è vero che sono video lunghi, ma non mi occupo del solo montaggio. Questo lo metteremo a posto dopo. Qui di fatto montiamo. No, cosa stai facendo? Michelangelo? Mamma mia, ragazzi. Meno male che ho lui e la mia famiglia, però a volte mi trovo i pezzi in giro perché non mi dà tempo. Io sono qui che faccio i video e lui dietro, il malandrino, dove è andato? Devo stare attento anche a aver l'udito molto fino, perché se sento masticare devo volare subito, ragazzi. Se mi vedete scomparire in un secondo sapete qual è il motivo. Allora, dicevo che qui andiamo a montare, vi ricordate, con le viti SP che vi avevo fatto vedere prima, queste per la plastica. Non usate mai nessun tipo di lubrificante, mi raccomando. Andiamo a montare parti della cintura di sicurezza al piantone qui, e questo è il risultato finale. Sono fascicoli molto ricchi. Ecco, mi ero perso prima con quel discorso che vi ho fatto inerente agli aumenti, che un modello del genere comunque 1200-1300 euro, a meno che uno proprio non si renda conto di quanto lavoro ci sia dietro con la stampa dei fascicoli, che molti di voi li buttano anche, però ci sono. Il progetto, le fusioni, gli stampi, tutti i pezzi, c'è più di 1000 pezzi, io credo che sono più di 1000 pezzi per ogni modello. Adesso non li ho contati, ma sicuramente
un migliaio di pezzi ci sono, non sono pochi. In più le verniciature, tutto, il confezionamento, queste cose si pagano. Paghiamo la busta di plastica, Cribbio, che si rompe prima che arriviamo alla cassa, quindi figuriamoci. Allora, vi stavo appunto dicendo che ecco, finché siamo su quelle cifre lì ci sta, anche perché le paghiamo a rate. Se mi chiedessero 1300 euro per un modello bellissimo, ma chi li ha? Io non ce li ho. Altri magari di voi sicuramente li hanno, ma io non li ho, quindi ringrazio queste aziende che mi permettono in questo modo di poter acquistare questi splendidi modelli. Qui abbiamo il rivestimento interno della portiera posteriore destra, quella che abbiamo appena visto. Qui troviamo le viti, vedete le MM, eccole qui, che sono quelle che vi ho fatto vedere prima, che adesso l'ho già imbustato, già avvitate, così quando andrò a fare il video di montaggio mi troverò avanti. Ecco qui. È bello perché abbiamo anche addirittura il piccolo segmento qui, questo che vedete, che simula la leva da tirare per poi aprire la serratura. Carino. Particolari che fanno la differenza. Ecco qui. Andremo anche a montare le serrature, queste, che abbiamo trovato nell'uscita numero 90. Eccole qui. Sono solo estetiche, perché la porta deve rimanere chiusa da sé. Almeno credo che sia così, lo vedremo poi nelle uscite successive, magari anche no. Sarebbe una bella sorpresa se ci fosse anche un qualcosa che entrasse all'interno di questa serratura di plastica. Adesso siamo all'uscita numero 94. Poi prima di salutarci vi faccio vedere quello che ho montato fino all'uscita numero 90 e poi vi do appuntamento al video di montaggio. Qui abbiamo il finestrino posteriore destro, cerniera della portiera, parte interna della serratura. Ecco qui. Questa è in metallo, le abbiamo già viste anche nelle altre uscite. All'interno qui c'è la plastica, infatti vi fanno montare prima il rivestimento e poi ve lo fanno togliere perché è necessario per poter poi mettere la cerniera. Quindi ecco, una volta che vi siete creati i filetti usando il lubrificante, visto che è metallo, e fatelo, perché rischiate di rompere la vite all'interno. Attenzione, non montatelo il pannello, altrimenti dovete poi nuovamente smontarlo quando riceverete, se non avete fatto l'abbonamento, poi la cerniera. Ecco qui. Anche io mi sono già andato a mettere, o meglio, io mi sono già andato a mettere già le VTDM, ve l'ho fatte vedere prima. Per le cerniere mi sono creati i filetti, così sono a posto. E questo poi è il risultato finale, la portiera finita, pronta per essere montata. Ultimo numero. Non vedo l'ora che mi arrivi il tettuccio in tessuto. Già i sedili li vedrete dopo, se è la prima volta che vedete questo canale. Vedrete che cosa sono quei sedili. Andate a vedere le fasi di montaggio, perché sono come quelli veri. Come quelli veri. E non sto esagerando. Qua abbiamo il portello, no portellone, ma portello del bagagliaio. Guardate che spettacolo e che peso, tutto in metallo. La chicca ve la devo far vedere, 2 chicche.
guardate il logo Citroen con la scritta. Che bello! E guardate qui la maniglia che apre e chiude, perché dietro poi, guardate, c'è la serratura in metallo. Ma vi rendete conto? Spettacolo, bellissima. Qua c'è la cera di protezione, poi andrò a lucidarla. E come vi avevo anticipato, appena riesco metterò anche degli abbonamenti, perché il canale deve cercare di vivere, almeno se voglio tenerlo aperto, e quindi farò delle cose dove ci sarà quasi non un'offerta, ma insomma non vi pensate chissà che cosa, ecco, è un aiuto per me per riuscire ad andare avanti, come fanno tutti, però ecco, io cerco di anche trovare delle soluzioni e spero di riuscirci. Bene. Sì, qua andiamo a montare il vetro. Chi è stato? Michelangelo. Amore, per favore, fammelo finire questo video, poi giochiamo. Allora, il vetro, ricordatevi, attenzione perché è facile creparlo, molto facile creparlo, però c'è un metodo per evitare quanto possibile che questo accada. Ve l'ho fatto già vedere nel montaggio delle porte anteriori, vi farò vedere nuovamente anche questo. L'ho montato anche nella porta già posteriore sinistra, questa è la destra. Il metodo è sempre quello, quindi attenzione. Ecco qui, adesso guardate, particolari di questo splendido modello, tubi in gomma, anche qui è importante, sono particolari, vi ho fatto vedere come far battere completamente queste contro il vetro e non lasciarle staccate che ci passa dietro un dito. Quando poi andate a metterle, ovviamente vi indico una cosa: questa, la parte finale del tergicristallo, deve arrivare all'interno della battuta di gomma, non sulla battuta di gomma, e qui uguale. Poi l'intervento che ho fatto per i parasole, vedete, sono rigidi, dove li metto stanno, che è giusto che sia così, non sono ballerini. Queste saranno anche cose che metterò poi nell'abbonamento mensile, ma un abbonamento di 1 euro, 2 euro, non lo so, sono ignorante, non ho mai fatto niente di queste cose, ragazzi. Però ecco, per voi sarà veramente nulla e per me sicuramente farà la differenza. Poi consiglio: dito pollice, dito indice, prendete le plastiche leggermente, le fate ballare, perché quando vengono attaccate di serie è facile che vi si scollino. Se questo dovesse accadere, non usate assolutamente la Loctite, perché vi fiamma la vernice e le plastiche, ve le fa diventare bianche a causa della reazione del ciano acrilico contenuto all'interno, quindi attenzione. Poi vi faccio vedere sto soffiando un po' di, sono coperte però,
guardate. A molti di voi potrà anche non piacere quest'auto, ma non le si può dire nulla, nulla. Guardate, tappetini in gomma, anche i posteriori. Queste le cinture di sicurezza. Qui poi abbiamo dei fili che permetteranno delle funzioni, ma questo è quello del quale vi parlavo prima. Guardate, qui sotto, non so se riesco a farvelo vedere, non voglio certamente rovinare il modello, guardate, abbiamo, ecco, forse così si vede, non lo so, eccoli lì, abbiamo gli elastici tesi che sono tenuti fermi dai ganci metallici su un telaio in traliccio metallico con addirittura al centro la fascia lombare e sacrale. Ma vi rendete conto che cosa non hanno riprodotto? Spettacolo, spettacolo. Ovviamente qua mancano ancora delle parti a copertura. Poi questo è il devio delle frecce, credo che sia quello. Qui abbiamo una chiave metallica che si inserisce, grazie alla quale riesce a far combaciare questi due fili che all'interno hanno due linguette, quindi che non si toccano, ma così vicine che basta inserire la chiave della quale vi parlavo poc'anzi, che è questa. Eccola qui, guardate, e questa garantirà il ponte tra i due contatti e farà accendere il sonoro, ecco, farà partire il sonoro dell'accensione. Eccola qui. Vi ho anche fatto vedere cosa dovete fare qua sotto. Ecco, le linguette, le due linguette, dovete essere capaci di farle quasi toccare, non toccare, altrimenti vi rimane sempre l'accensione attiva. Quasi toccare, perché la chiave metallica, vi faccio vedere, questo per quelli che mi vedono per la prima volta, perché a voi l'avevo già spiegato. La chiave metallica, guardate, lo vedete che sta ferma? Vuol dire che il contatto c'è. Se voi allargate questi, come fa la chiave? Non deve girare, non dovete girare la chiave nel nottolino, attenzione, non è una macchina vera, dovete inserirla e basta. Quindi basta stringere queste due linguette senza farle toccare e poi reinserire all'interno il tutto. Ecco qui. Una stupidaggine che ha fatto la De Agostini su questo modello è stato quello di fare il volante in plastica, vedete? Quindi attenzione, il modello è importante, è pesante, supererà certamente i 5 kg di peso. Non ci dobbiamo giocare, ma qualora doveste aver voglia di far girare lo sterzo, prendetelo da qui e non da qui, perché rischiate. Poi abbiamo ancora questi pezzi qui e poi vi saluto. Questo è il paraurto anteriore, bellissimo anche questo, tutto in plastica, ma guardate, addirittura i rivetti. Avete visto quanto è lungo questo video già? Però a me non piace soltanto dire la vite va qui, va lì. Mi piace guardarli quei video perché mi fanno vedere dei modelli che io non ho acquistato, però io che li faccio sono fatto così, che ci devo fare?
Questa è la luce che non è funzionante, lato, questo qui è lato, dovrebbe essere lato, aspettate, ve lo dico subito, lato guida. Ecco qui. Qua abbiamo già montato nei numeri precedenti le cinture, questi due corrugati che poi vanno all'interno del motore. Questa è la leva, non vorrei dire sciocchezze, forse dell'aria o del minimo, non lo so, non ce l'ho la Citroen, abbiate pazienza. Questo è il freno a mano. E poi il cofano anteriore, guardate che bello. Guardate la finitura della plastica sotto, che spettacolo. Retine in metallo, qua abbiamo il gancio, o meglio, abbiamo una sorta di cerniera dove poi guiderà il gancio che c'è poi attaccato al telaio. Qui abbiamo le due robustissime cerniere, l'ugello per lo spruzzo al vetro anteriore, guardate che spettacolo. Sicuramente ci sarà da lavorare per far mettere perfettamente le cerniere, ma non ci sono problemi, ve l'ho detto, non bisogna avere fretta. Penso di avervi fatto vedere tutto e ci sono ancora le due portiere. Va bene, c'è questa e c'è l'altra, dove vi ho consigliato, adesso la prendo, di non mettere, scusatemi ragazzi, mi sentite in lontananza, non me l'ero preparata, l'avrete capito, perché è tutto coperto dalla polvere ovviamente. Ecco qui, vedete questo, io non l'ho fissato perché se lo urtate e lo fissate in maniera definitiva lo danneggiate. Guardate il vetro. Ovviamente quando andrete a fissarlo fate attenzione di mettere l'inclinazione giusta affinché questo non tocchi, cioè se lo mettete così questo tocca, ok? Tra l'altro vi ho appena detto che vi ho fatto vedere tutto, ma io ma cosa c'ho nella testa, ragazzi? Ma cosa vi ho fatto vedere tutto? Ma manca tutto il pezzo sotto. No, pazzesco. Un attimo che metto un po' d'ordine, sì, d'ordine si fa per dire, vediamo un po' di cose. Ecco qua, perfetto. Ogni volta che guardo anche questo pezzo sono contento di aver fatto questo modello, guardate che spettacolo, sembra che parta, che si accendi davvero, che si accenda che si accendi no, che si accenda, scusatemi, guardate che meraviglia, che modelli ragazzi. Ammortizzatori funzionanti con i pistoni che entrano ed escono qui come in quella vera, guardate, scheda elettronica che garantirà tutte le fasi, accensione, clacson, luci, ecco qui. Vi volevo far vedere una cosa sull'alternatore, quello che carica la batteria. Ovviamente questo lo dico a quelli che non sanno delle cose sulle auto,
È ovvio che voi lo sapete qual è l'alternatore. Allora, innanzitutto guardate questa molla che abbiamo qua, quanto è figo questo particolare, una molla d'acciaio. Poi chissà se riesco a farvelo vedere, ma forse no, non riesco a farvelo vedere. No, vi volevo far vedere il ten di cinghia, cioè quello che poi permette, quando tu smonti la cinghia, anche di smontarla e di rimontarla, e poi ti fa andare... Cosa sto inquadrando? Madonna, dicevo, il ten di cinghia è quello che poi ti permette di far abbassare l'alternatore, inserire dentro la cinghia, riallontanarlo grazie a un bullone e a una staffa che permette a questo di basculare. E poi c'è quest'altro bullone di registro che tu tendi la cinghia, tocchi quando è molto dura finché non sentite quel fischio, soprattutto quando poi è inverno, fastidiosissimo, che poi vi porta alla rottura definitiva della cinghia dei servizi. Questa vi dovrebbe anche, adesso nelle macchine che conosco io, vi alimenta anche, ma questa è raffreddata ad aria, non è acqua, però se fosse stata raffreddata ad acqua, anche la pompa dell'acqua, e se si rompe questa nelle macchine raffreddate ad acqua, non a questa che ha aria, e beh, vi va in ebollizione e bruciate la guarnizione della testa. Minimo. Bene, ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio e un saluto. Qua c'è il vano batterie. Un saluto anche a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, date una mano a Michele affinché questo canale possa crescere ed andare soprattutto avanti. Grazie a tutti, grazie sempre del vostro tempo. Ci vediamo, perché adesso vado a preparare il video di montaggio e se riesco faccio un video per tutte e 5 le uscite. Ciao!